amici e bentornati nella mia cucina. Si sta avvicinando Carnevale e quindi a Carnevale si fanno tanti dolci tipici. Noi cominceremo con uno, poi vi proporrò altri buonissimi dolci. Quello più famoso che si fa diciamo in tutta Italia e che è buono e facile da fare sono le chiacchiere. La ricetta che vi proporrò io però non è la ricetta classica delle chiacchiere, ma è una ricetta che adesso va tanto di moda anche sui social, su internet. Io ero un po' scettica al riguardo, ma quando l'ho provata mi sono ricreduta perché è talmente semplice che si può pensare che non sia buona, ma in realtà è buonissima, velocissima da fare e il risultato è buono e friabile come la ricetta classica. Gli ingredienti che dovremo utilizzare sono praticamente soltanto due, più gli aromi. Incredibile. Iniziamo dall'ingrediente principale, che ovviamente è la farina. 250 grammi per non fare un impasto troppo grande. Poi ovviamente voi, se volete fare più chiacchiere, basta raddoppiare le dosi. 200 grammi di panna per dolci, quella tipo pla, pre-zuccherata. Infatti in questo caso non aggiungeremo zucchero perché questo è già dolce di suo. Poi una volta fatte le chiacchiere si possono tranquillamente decorare con del cioccolato fuso colato, con dello zucchero a velo per aumentare un po' la dolcezza del nostro impasto. E poi l'aromatizzazione può essere fatta a piacere. Nel mio caso utilizzeremo la buccia di un limone non trattato, ovviamente, perché quelli trattati esternamente con la cera non sono edibili. Io li ho presi direttamente dalla pianta di nonna, grazie nonna. E una bustina di vanillina. Ovviamente avrete notato che a fianco a me ci sta un attrezzo che è da generazioni che si tramanda, la cosiddetta nonna papera oppure la pettila. Questo attrezzo serve a stendere la pasta abbastanza sottile e si usa per fare qualsiasi tipo di impasto che debba essere sfogliato, e in questo caso anche per le chiacchiere, perché per gonfiarsi nell'olio bollente durante la frittura devono essere stese molto sottili. Si può fare anche col mattarello. Ci sono diversi numeri che indicano lo spessore della pasta, da 9 mm fino a 2. E adesso andiamo subito alla preparazione! Allora, innanzitutto prendiamo una spanatoia, oppure nel mio caso utilizziamo una bowl nella quale verseremo la nostra farina a fontana. Ovviamente se l'impasto è maggiore è più comodo una spianatoia perché per poterla impastare ci vuole un po' più spazio. In questo caso, dato che la farina è poca, possiamo farlo semplicemente dentro il nostro contenitore. Ora facciamo un piccolo foro centrale con le mani o con l'aiuto del retro di un cucchiaio di legno e all'interno ci versiamo la nostra panna. Prima di impastare il tutto mettiamo già gli aromi, quindi grattugiamo il nostro bel limone. Possiamo versare anche la bustina di vanillina. Dopodiché con l'aiuto del cucchiaio di legno cominciamo ad amalgamare il tutto. Comunque dobbiamo raggiungere la consistenza di un panetto. Questa ricetta è veramente comodissima. Se ad esempio volete fare questo dolce tipico in poco tempo è comodissimo, perché con 10 minuti avete fatto l'impasto, avete steso e nel giro di poco tempo avete fatto delle buonissime chiacchiere. Una volta che l'impasto comincia a essere sodo, utilizziamo le mani. Quando vedete che il panetto comincia a essere lavorabile, lo mettete sulla spianatoia o sul tavolo dove siete più comodi. Lavoratelo per il tempo necessario a renderlo un panetto omogeneo. Una volta che il panetto è pronto ed è stato lavorato a sufficienza, lo mettiamo a riposare per una mezz'ora coperto con un canovaccio all'interno di una bowl o di un contenitore. Una volta fatto riposare l'impasto, riprendiamo il nostro panetto, lo dividiamo in 4 più o meno e cominciamo col prendere il primo quarto, lo stendiamo leggermente con le mani per aiutarci un po'. Prendiamo la nostra farina 00 e ne mettiamo una manciata da un lato, una manciata dall'altra, un po' anche sulla nostra nonna papera per evitare che l'impasto appiccichi, e cominciamo a stenderlo. Montiamo la maniglia, partiamo dalla misura più grande, quindi dalla 1, in maniera da cominciare a stenderlo un pochettino. E vedete che voilà, è diventato già un po' più lungo. Lo mettiamo qui di lato. Da 1 possiamo passare direttamente a 3 e andiamo di nuovo con un'altra stesura. Man mano vi accorgerete che l'impasto viene sempre più sottile. La cosa bella è che da un pezzettino che sembrava piccolissimo è uscita una sfoglia bella lunga. Adesso, dato che è molto grande, lo dividiamo a metà. Sembra una magia, è troppo bello vedere che entra in una maniera e esce in un'altra. Continuiamo così con gli altri pezzettini fino ad ottenere 8 sfoglie. Con l'aiuto di questa rotella possiamo tagliare tante striscioline. Le chiacchiere si possono fare un po' in tutti i modi, ci sta chi fa soltanto le strisce, chi li fa quadrati, chi li fa anche con varie forme. Noi andiamo sul classico, faremo dei rettangolini e poi ci facciamo un taglio centrale, così, vedete? Al centro poi durante la frittura si aprirà e rimarrà il foro. Un po' li possiamo fare così, altri invece li possiamo fare a striscioline, che poi volendo possiamo anche attorcigliare un po' e li metteremo in frittura così direttamente attorcigliati. Ovviamente questi, dato che sono più piccolini, friggeranno prima
Il mio consiglio è di friggere insieme i piccolini e poi insieme quelli più grandi, altrimenti rischiamo che questi piccoli si brucino e gli altri non siano perfettamente cotti. Potete continuare così come volete, scatenate la fantasia. Ecco qui, una volta che abbiamo finito di creare tutte le nostre chiacchiere, le possiamo mettere a friggere. Noi abbiamo scaldato l'olio ed è a 180 gradi, è il momento giusto per immergerle. Vedrete che si cominceranno subito a formare delle bollicine. Wow! Non so se si vede dalla telecamera come si gonfiano. Non mettetene troppissime perché altrimenti non si cuociono bene. Tanto ci mettono pochissimi secondi, già si stanno dorando. Quando vedrete che da un lato sono cominciate a crescere le bolle, aspettate qualche secondo e poi le girate, altrimenti si bruciano da un lato e dall'altro rimangono bianche. Quando le chiacchiere saranno ben dorate, le togliamo dall'olio di frittura e le mettiamo a scolare su un vassoio foderato con della carta assorbente, con dello Scottex. Se avete il foglio di cartapane è ancora meglio perché assorbe ancora di più il fritto. Continuate così fino ad esaurire tutte le nostre fettine. Eccoci qua amici, siamo tornati. Le nostre chiacchiere sono pronte, croccantissime, profumatissime, friabilissime. Le ho lasciate così al naturale, ma si possono decorare tranquillamente con dello zucchero a velo, oppure se fate fondere un po' di cioccolato fondente potete fare delle striscette sopra, oppure potete bagnarceli direttamente per fare un lato col cioccolato e un lato senza. In alternativa li potete anche spennellare semplicemente con un po' di cioccolato fuso e poi ci potete scendere sopra le palline colorate, quelle che si usano anche per i dolci di Pasqua, la Monperiglia e tutti quei confettini colorati che li rendono ancora più gioiosi e proprio adatti al carnevale. Comunque li mangiate, in qualsiasi maniera li mangiate, sappiate che sono veramente buonissime! Adesso, per convincervi ancora di più, facciamo entrare l'assaggiatore ufficiale, così vediamo se gradirà. Mammina, hai visto che dolce ho fatto? Mamma, ma questo che dolce è? Mammina, sono le chiacchiere. Miam! Queste si fanno sempre al carnevale. Le vuoi mangiare? Nemmeno ti rispondo. Buonissimo! Oddio, voglio pure io uno. Va bene, mangiamoli insieme. Come sono? Mamma. Sono croccanti? Sono croccanti? Sì? Allora cosa dobbiamo consigliare ai nostri amici? Di provarle anche voi. Mi raccomando, lasciate un like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!